Bravo, bravissima. Ecco, faccio vedere. Bella. Questo grassetto com'è? Va bene, buono da morire. Andiamo. Oh, sa fa una bella piadina, ma fatta tutta quanta da noi, dall'inizio alla fine, dall'impasto a quello che ci andiamo a mettere dentro. E la cosa importante è che la dobbiamo far stagionare, perché anche i panini, anche una piadina deve essere stagionale, con le verdure di stagione. Iniziamo subito con gli ingredienti e vi dico subito, prima iniziamo con l'impasto della piadina, che la puoi comprare. La famo insieme, no? La famo a casa, è più buona, sarà più divertente pure, no? Se mettiamo a impastare. Quindi abbiamo farina 00, abbiamo una farina di farro, olio extravergine d'oliva, abbiamo il sale, lo zucchero, il bicarbonato, poi abbiamo l'acqua che serve per impastarla per bene, ok? Quello è importante. Poi la farcia ci dobbiamo divertire, è stagione degli asparagi, li vuoi usare? Quando li vuoi usare? Quando è dicembre, che arrivano chissà da dove? Utilizza la roba stagionale. Quindi iniziamo subito. Vi piace il salame? Sì. Ma che salame vi mangiate? O scegliete quello buono? Beh, o sapete chi sono amici miei, no? Quelli dei Glai. Qui c'è la passita, quello che io amo da morire, perché guardate, è morbido, dolce, non è salato. So quei salami che è la passita, la puoi mangiare pure prima di andare a letto, non ti viene sede. Quindi piacciono a tutti, ai bambini e ai grandi il salame. Abbiamo gli asparagi, sia quelli verdi che sia quelli viola. Cipollotto, abbiamo il pomodoro, un pomodoro d'insalata, i tuorli, il parmigiano, l'olio di semi e il succo di limone per fare maionese. Vuoi comprare la maionese? Ancora? E dai. Per l'impasto vi dovete divertire, vi dovete sozzare le mani. Vedo il sozzare le mani, perché voi capite anche tante cose, come fate l'impasto, se viene liscio, se viene bene, se viene una cosa che vi piace. Io sono bravo a fare gli impasti, non ci sta il lievito, nel senso che mi riescono molto bene. Quindi abbiamo farina, 150 grammi di farina di farro, 150 grammi di farina 00, ok? Poi 15 grammi di zucchero, 10 grammi di sale, 30 grammi di olio, con 150 grammi di acqua. Però non la mettete tutta, aspettate, aggiunge, si fa sempre in tempo, capite un attimo l'impasto com'è. Poi 5 grammi di bicarbonato, così. Ma oggi vi chiedete, ma dove stai a registrare? È il ristorante mio. Invece da stare in cucina, dato che questa qua è una ricetta, si può definire una ricetta domestica, insomma, l'ho fatta qua dentro la sala del ristorante, vedi? Così, vedi? Piano piano, morbido, lo facciamo bello morbido. Cerco, dato che sono zozzone, lo sapete, mi conoscete, no? Io che faccio? Cerco di impastarla il più possibile qua dentro, così non sporco niente. Ecco, guardate qua che bello. Bello, 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 bello. E adesso, così, senza che usate la plastica, non usate la plastica, ci mettete un bel canavaccio, in questo caso il tovagliolo che ho al ristorante. Guardate che bello, tanto faccio pure un po' il fanatico. Lo riconosci questo? The Sound Vlog. Quanto famo riposare? Ma io direi una mezz'oretta, un'oretta ci sta tutta, perché questa più si rilassa e più sta bene, sta più tranquilla. Allora, tu immagini questa piadina con dentro sto verde degli asparagi, il rosso dei pomodori, il viola degli asparagi, ma può essere proprio solo verde, non c'è problema, però diventa una cosa figa, Come fa? Come scrocchia, È normale che stai a casa, non è che ti metti a fare il migragnoso e il tirchio, stai tutto tirato così e ci metti la roba dentro. Te ci divertirai, no, a metterci un po' di cose dentro. Quindi riempila sta piadina, riempila. Allora, quelli grandi li dividiamo a metà, così, guarda, ecco qua, così. Quelli più piccoli possiamo lasciarli pure in questa maniera, oppure te puoi divertire pure a tagliarli tagliarli tutti quanti a metà, così fruttano pure di più, è divertente. Quelli più grossi, quelli più piccoli lasciamoli in questa maniera, non c'è bisogno. Poi cipollotto, e il cipollotto ci sta benissimo con gli asparagi, immagino quanto ci sta bene, buono da morire. Quindi mettocelo, tagliamo sottile sottile sottile, così, eccolo qua. Olio extravergine di quello buono, no? Quindi eccolo qua, cipollotto, così, e lasciamolo un po' stufare.
siete un attimo rilassati con sto cipollotto, tranquillo, con sto extravergine e così. Lascia andare, poco poco. Poi, se ti piace pure un po' di basilico, c'ho un mette e mettiamoci pure il basilico. Vieni qua, la mappia, va. Così ti faccio vedere pure il ristorante. Mo stiamo chiusi a quest'ora. Stanno a fare i carciofi, stanno a fare. Me ne prendo un po', dai. Che è? Buono, buono, buono. Mo comincia a profumare. Oh, lo sai, solo gambi. Eccoli qua, gambo. E le foglioline poi ce le mettiamo dentro. Te la stai già immaginando sta piadina, eh? Ma chi te la fa a vedere così? Così buono, solo te da solo. Qua, così. Così si stufa meglio, piano 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 piano. Ma quando stai così, che fai? Ti mangi qualcosa nel frattempo? La conosci questa? Questa è pazzesca. Questa è la passata di Clay. Questo è proprio un salame romagnolo. Proprio, senti proprio... Quando lo mangi ti senti quello che ti parla il romagnolo, capito? Ti senti le voci dentro la testa. Perché questo era un salame che veniva appassito insieme alle uve. Proprio una cosa fighissima, che è tradizionale proprio. Poi vedi, guarda com'è, si pela che è una meraviglia, perché è bello morbido, capito? Questo è un salame che deve essere morbidoso. Se non è morbido, tu che fai? O attasti, senti, se si schiaccia un po', è buono o vi. Se no mi dice Totò, desisti, a miseria e nobiltà, vi ricordate? Un dolce. Leviamo il basilico, eccolo qua, e incominciamo a mettere gli asparagi. Mettiamo al massimo, così, e così diamo una bella scottatina. Guardate che belli che so. Un pizzico di sale, un po' di pepe, e li facciamo bene bene. Cioè li facciamo cuocere, ma devono essere croccanti, non devono essere mollaccioni, eh. Guarda che colori che hanno, verdi. Poi questi, guarda, ti faccio capire. È buono. E mo si fa la maionese, quella buona, quella fatta da noi. Andiamo con l'uova sode, con i torli sodi. 3, 6. Poi ci mettiamo un po' di succo di limone, un po' di sale. Questo vedi che pepe che c'ho? Io questo me lo tosto e poi lo macino grossolano. Guardate che bello. Un po' di pepe. L'olio, come se fosse la maionese normale. Un po' di parmigiano dentro. Così facciamo la maionese con un po' di parmigiano. Assaggiamo un po'. Un po' di basilico, così con le mani. Eccolo qui. Tagliamo la passita. Così. Lunga così. Dice, Madonna, Massia. Sì, proprio da dentare. Lunga quanto gli asparagi, capito? Madonna, c'è una serificazione a 1000, c'ho. Non vedo l'ora. La taglio in questo senso. Così, guarda che bella. Come se fosse un asparago, ok? Tu immagina la piadina rotolata, ok? E immagina che dai sto morso, sti colori all'interno, capito? Te sto a fare un po' sognare. Questa è la passita. Tagliamo un po' di pomodoro, guarda, bello. Tutto fatto anche sempre in questa maniera. Che me lo mangio, lo metti in sequenza, tutto per il senso della lunghezza. Un goccetto d'olio. E poi che fai? Non ci metti un po' di basilico, ce lo devi mettere per forza. Tiè, guarda, così pure qua. Bello, profumoso. Adesso, questo qua lo dividiamo. Quindi, una palletta di questo genere è più che perfetta. Vai, così. Circa da 90 grammi dovete fare delle palline, ok? Poi, che ci diamo una lavoratina in questa maniera. Cominciamo a stirarla. Un po' di farina. E in questa maniera, così, gli diamo una forma tonda. Poi se è regolare, ancora meglio, così proprio sembra proprio artigianale. Ammazza che belle. Voi mette, l'hai fatta a mano, così. Guardate che meraviglia. Piano piano, girala. Oh, questo ti fa pure bene, eh? Attività fisica. Attività fisica. Pane, sì, ma non esagerate.
A noi ci piace il dentro, ci piace il dentro. Guarda qua che bella. Ti piace? Accendiamo il fuoco. Qua c'ho la padella giusta. L'antiaderente? Sì, vabbè, ma io sta antiaderente lo sapete. Più sta e più cucino con meno padelle antiaderenti. Perché? Come vengono le cose con la padella di ferro, d'acciaio, di rame, non è la stessa cosa all'antiaderente. Voglio ritornare proprio alle origini, ok? Quindi una bella padella di ferro che, se volete, vi faccio vedere come si inizia ad usare, come si brucia. La padella di ferro non si può utilizzare subito comprata e si utilizza, si deve bruciare. Come si fa? Oh, vuoi sapere? Allora, facciamo così. Tu ti iscrivi al mio canale, sì, adesso in questo momento, e poi mi scrivi il messaggino, il commentino: Max, ci fai vedere come si brucia la padella? Mi sono iscritto e andiamo avanti. Scherzo, iscriviti, dai, non ti costa niente. Quindi andiamo piano piano che è bollente, eccola qua, a secco, senza olio, senza grasso, senza niente. Così a noi ci piace. Vado? 1, 2, 3, giriamola insieme, dai. Ecco. Ci siamo, eccola qua, morbida, vedi che è morbida, non diventa dura dura, la possiamo piegare, a noi questo ci interessa. Ora, prima di tutto ci mettiamo sta maionese, poi andiamo con gli asparagi, poi andiamo con la passita. Tu immaginate sta passita piccolina, con gli asparagi, con i pomodorini. Poi che faccio? Ascoltami, guardami. Ah, tiro, no? Faccio così. Bella. Così, vai, immagina che è un qualcosa di questo genere, no? Guarda che figata, guarda qui che bello, così, 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 possiamo farli anche più piccolini questi odolini, oppure puoi far gargarozzone che te ne mangi uno bello grosso grosso grosso, così, tieni. La biretta giusta, bella, chiara. Anche perché normalmente ci sta pure il problema di come abbinare l'asparago, no? C'è lo stesso problema del carciofo. Vado, Fresco, fresco da morire. Sto pomodoro, sta maionese, sto asparago, sta piadina che è venuta benissimo. Non puoi capire che bontà che ho fatto. Oh, alla fine, che ci vuole? Non ci vuole niente. Ci vuole giusto un po' di buona volontà. Con la buona volontà e un po' di core, te fai tutto. Ma sei buono.